Paura in città. Viterbo, sventato attentato alla macchina di Santa Rosa. Per la prima volta processione a luci accese dopo l'arresto di 2 turchi armati. 4 settembre 2025. Momenti di paura a Viterbo alla vigilia del trasporto della macchina di Santa Rosa, patrimonio UNESCO e cuore identitario della città. Nel pomeriggio del 3 settembre, la Digos ha arrestato 2 uomini di origine turca trovati in possesso di un mitra, pistole, caricatori e sospetti componenti esplosivi all'interno di un B&B situato lungo la salita che conduce al santuario, proprio sul percorso della processione. Secondo le prime ricostruzioni, l'obiettivo poteva essere la folla dei fedeli o la stessa torre trasportata dai facchini. I due sono stati interrogati in procura. L'ipotesi investigativa principale è il legame con la mafia turca e in particolare con il boss Baris Boyun, già arrestato nei mesi scorsi nella Tuscia. Allerta massima. Nox, cecchini e trasporto a luci accese. Subito dopo il fermo, la prefettura ha alzato al massimo il livello di allerta. Sono stati mobilitati NOx, unità cinofile antisabotaggio, tiratori scelti sui tetti e rafforzati i controlli con agenti in borghese e videosorveglianza in tempo reale. La misura più evidente è stata la decisione, senza precedenti, di svolgere parte del trasporto con l'illuminazione pubblica accesa, una scelta motivata da esigenze di sicurezza, comunicata dal capo facchino Luigi Aspromonte poco prima del sollevate e fermi. Tradizione interrotta e proteste. La macchina di Santa Rosa, alta circa 30 metri e portata a spalla da un centinaio di facchini, viene tradizionalmente trasportata al buio, così che a illuminare il centro storico siano solo le sue luci. L'accensione dei lampioni ha rappresentato una rottura storica, accolta con sorpresa e malcontento da parte di molti viterbesi che hanno parlato di tradizione tradita. Durante la serata però, mentre emergevano dettagli sull'arresto dei 2 uomini armati, la maggior parte dei presenti ha riconosciuto la necessità di anteporre la sicurezza alla ritualità. In alcuni tratti, intorno alle 22:40, le luci sono state nuovamente spente, restituendo al rito la sua atmosfera originaria. Indagini in corso. Gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti dei 2 arrestati, i contatti avuti in città e l'eventuale collegamento con ambienti criminali internazionali. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e con il coinvolgimento dei servizi antiterrorismo, resta aperta a più piste. La politica presente e le contestazioni. Al corteo erano presenti il vice premier Antonio Tajani, il sindaco Chiara Frontini e altre autorità locali. Tajani è stato oggetto di contestazioni da parte dei giovani del PD locale, che avevano affisso manifesti offensivi alla vigilia dell'evento. Una notte tesa ma salva. Nonostante la paura e le polemiche, la macchina di Santa Rosa ha completato il suo percorso, tra misure straordinarie e un'atmosfera di forte tensione. Resta alta l'attenzione sulle prossime manifestazioni religiose e civili, mentre la comunità viterbese cerca ora di ritrovare serenità dopo una notte che resterà nella memoria collettiva come quella del trasporto a luci accese.